Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sarà capitato anche a voi di vedere online quei video tutorial di tipo 1 minuto, quelli in timelapse velocizzati, nei quali realizzano dei progetti fai da te pazzeschi e tutto sembra facilissimo, velocissimo, e ogni volta che io vedo questi tutorial rimango ipnotizzata tipo la mucca che guarda il treno e non posso fare a meno di guardarli fino alla fine e poi subito dopo mi viene tipo la fregola di provare a realizzare i progetti che ho appena visto. 9 volte su 10 non lo faccio, oggi invece ho pensato di dare una chance ad uno di questi tutorial perché l'ho visto comparire un po' dappertutto, su Facebook, su Instagram, su Pinterest ovviamente, su BuzzFeed, insomma un po' coio, ed è il tutorial per creare dei divisori per cassetti in feltro. Perfetti soprattutto per organizzare i cassetti dell'intimo. Non so voi, ma io ogni volta che apro il cassetto dell'intimo sembra che dentro sia esplosa una bomba, con calzini spaiati che viaggiano nell'etere soli e non si rincontreranno mai più, mutande mischiate coi collani, insomma veramente un casino pazzesco. E allora ho detto, proviamo un po' a vedere se questi divisori mi aiutano a risolvere il problema organizzazione dei cassetti dell'intimo. Posso dirvi fin da subito che in effetti si tratta di un tutorial semplice, alla portata di tutti e che necessita di pochissimi materiali. A onor del vero però ci ho messo decisamente più di 1 minuto, anche più di 5, insomma ci ho messo il tempo necessario. Il risultato finale però ha effettivamente portato un po' più di ordine nei miei cassetti. Adesso quando li apro vedo tutti i miei calzini accoppiati, ben visibili fin da subito e non in un mucchio incasinato. Stesso discorso per le mutande. Vi faccio vedere come viene la struttura finita ed è questa, con appunto tutta una serie di scomparti all'interno dei quali inserire mutande, calzini o qualsiasi cosa voi preferiate. Se quest'idea vi ispira, vi sconfinfera e anche voi volete portare un po' di ordine nei cassetti dell'intimo, io vi invito a continuare a guardare questo tutorial ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Dei fogli di feltro nei colori che preferite, della colla a caldo e delle forbici. Partiamo dai fogli di feltro che devono essere dispari, io ne utilizzerò 5 e siccome il mio cassetto è alto circa 10 cm li ho già pre-ritagliati in modo che l'altezza del divisore alla fine sia di 9 cm. Bene, iniziamo con il primo foglio sul quale andiamo ad applicare 2 strisce di colla a caldo nella posizione che vedete. Poi incolliamo il secondo foglio al di sopra in questo modo. Proseguiamo applicando 3 strisce di colla a caldo nella posizione che vedete. E incolliamo il terzo foglio al di sopra. Continuiamo in questo modo alternando 2 strisce di colla a caldo a 3 strisce di colla a caldo fino a che non avremo incollato tutti e 5 i fogli di feltro. Molto bene, a questo punto dobbiamo tagliare a metà il foglio, in modo che l'altezza, che in questo momento è di 18 cm, sia poi di 9. Per non sbagliare io uso un righello per individuare il centro. Ottimo, adesso abbiamo 2 porzioni alte 9 cm esattamente come desideravo. Tenendo presente che la porzione in basso presenta 3 strisce di colla a caldo, applichiamone 2 strisce al di sopra in questo modo. E incolliamo l'altra porzione proprio come vedete. E voilà, il nostro divisore per cassetti è pronto. Ed ecco qui il nostro divisore per cassetti finito e pronto per portare un po' di ordine nel delirio di calzini e mutande e rendere i nostri cassetti dell'intimo un po' più
civili e organizzati. Come sempre io spero che quest'idea vi sia piaciuta. Come avete visto, un progetto semplice, pochissimi materiali necessari. Vi ricordo che sul blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista dei pochi materiali necessari e il link al mio post dedicato è, come ogni volta, nella info box qui sotto il video. Vi basterà cliccare su mostra altro o qualcosa del genere e si apre tutta una serie di informazioni per voi, oppure cliccando sulla i, vediamo se stavolta ci imbrocco, che comparirà sopra la mia testa. Se questo video vi è piaciuto vi invito anche a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi direi che non c'è altro, io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!